Sì, Però, praticamente volevo fare qualcosa su YouTube, del tipo videoguide, e portare un po' i post che sto facendo, portarli anche su YouTube, ma eh, volevo fare più che altro, dato che molto spesso quando qualcuno ti chiede come funziona Sorare, no? Ti mhm. ritrovi che o devi prendere i post qua e là, devi andare là, girare un testo lunghissimo e quant'altro. Ho pensato che io su Sorare, è la prima volta che l'ho conosciuto, mi hanno mandato un ragazzo che è un appassionato di criptovalute, mi ha girato praticamente il link di un ragazzo che si occupava di NFT, criptovalute e quant'altro, e io guardando quello ho detto, mi ha convinto e mi sono registrato. Quindi penso che il discorso del referral link penso che funzioni di più con YouTube. Difficilino, te lo dico io. Eh, Anche io ho fatto con i 30 ad arrivarci ai 30 e ho fatto anche dei concorsi. l'ho È un po' visto, questo difficile, concorso è è figo. difficile, per me è difficile perché io sono, cioè, sulla Romania, in Italia secondo me è un po' più facile, perché in Italia magari l'economia è un po' migliore, la gente ha un soldino da investirci, in Romania sono un po' più poveretti, diciamo, economicamente parlando, e magari anche la mentalità è un po' diversa. In Italia ci sono, se vedi, ci sono tantissimi canali di criptovalute, di NFT, cioè ce n'è una bomba in Italia, ce ne sono un casino che seguo. Invece in Romania ce ne sono pochi. È una roba nuova, la mentalità è un po' ancora. Vabbè, Però io penso che pure in Italia molti hanno paura ancora di, cioè secondo me è all'inizio su Rare. Forse siamo in ritardo da un punto di vista, però siamo ancora in anticipo per prendere ancora tutto quel gruppo di persone che hanno un po' paura di Sorare perché hanno paura di mettere i soldi, no? Pensano che ci voglia un sacco di soldi per poter giocare e divertirsi su Sorare. Anche se penso che Sorare, proprio la politica che sta adottando in questo momento, è proprio cercare di arrivare a quelle persone. La Cuphead 240 con la Limited, per esempio, secondo me è una figata per chi vuole spendere poco e cercare di recuperare il più possibile. Pure il concorso ultimo che hanno fatto sui mondiali, no? Le custom e quant'altro, anche se non valgono niente, è stato tutto un metodo per cercare di arrivare a tutte quelle persone che ancora non avevano investito su Sorare. Immagina che una uno piccola pesca. sulle custom. A me mi sembra strano che intanto non valgono niente, Lo so. però se guardi, c'hanno i bonus attivi. Secondo me in un futuro almeno agli allenamenti potranno servire. Capisci ciò che intendo? Uno come me che ha tante card, quante ne ho? 650, una roba del genere limited. Cioè io metto sempre in allenamento quelli che non giocano e mi serve per crescere il bonus. Secondo me in un futuro al minimo le puoi utilizzare agli allenamenti. Molto probabilmente faranno anche dei tornei, secondo me, quando giocheranno le nazionali con quelle card lì. Non lo so. È una mia impressione, perché secondo me non le ha messe lì per niente e soprattutto col bonus. È quello che mi dà fastidio il bonus, che vedo là il bonus del Il 5%. bonus, sì. Non Ma servono la carta. anche se pensi, il torneo che abbiamo organizzato, no? Immagina che uno c'ha un giocatore dell'Argentina che vale, lasciamo stare i top, no? Vale 1 euro, diciamo. Messo il mio. Messi, Immagina uno che vende tutta l'Argentina completa. Cioè, 20 immagina euro. che valore può avere. Cioè, secondo me, poi il discorso è quello. Uno è entrato senza, ha conosciuto Sorare facendo questo campionato gratuito, ha vinto una carta, magari metti che ha vinto Neymar o ha vinto Mbappé, se la rivende a Non 4-5 euro, reinveste quei 4-5 euro per comprare una limited, può cominciare a competere nelle academy. È un modo per far iniziare anche chi non ha voluto neanche mettere 1 euro dentro. Piano piano, secondo me, Sorere sta puntando proprio a questo gruppo di persone, ma è un po' anche quello che sto puntando io con la mia pagina. Visto che cerco, metto anche quelli che costano un po' in più, ma principalmente cerco di puntare a campionati inferiori, a chi costa un po' di meno, proprio perché voglio far capire a questo gruppo di persone che ancora hanno un po' paura di Sorare che basta poco per poter iniziare, almeno a divertirsi. Poi dopo per il resto, anche il fantacalcio che facciamo in Italia, noi siamo malati,
malati di fantacalcio. Ma cioè, noi buttiamo ogni anno, facciamo, ma l'italiano medio ne fa uno, ma chi ne fa due, tre, ogni partecipazione, ogni fantacalcio che conta un po' di più, almeno un 100 euro glielo devi mettere. Almeno 100 euro, almeno, per partecipare, per non vincere niente. Metti me quest'anno, punto tutto su Lukaku. Un po' rischiante su Lukaku. Dzeko è bestiale però, 37 anni, però cavoli, sta facendo un campionato della Madonna. C'è quella cosa come si chiama? Alla Mandzukic, quella voglia di vincere, quella voglia di Mamma mia. fare, quella voglia di... A È quell'età fortissimo. sta andando una bomba, sta andando una bomba. Ecco, il fantacalcio, quello dico io. Io penso che l'anno prossimo non lo farò più il fantacalcio. Penso che le cifre che investo sul fantacalcio, penso di metterle tutto su Rare. Eh, Ma mediamente, mensilmente, così tanto per avere un'idea, quanto investi al mese? in su Rare? Sì, all'incirca 50 euro, 100 euro al Ma mese. sì, anche meno, dipende dal periodo, dipende dal periodo. Per esempio, questo periodo qua, ho investito 70 euro per fare la prima squadra limited dell'NBA. Poi già ho portato a casa due altre limited. Sto iniziando, c'è un amico che capisce di NBA, mi dà qualche consiglio perché non conosco il mondo NBA. Poi un altri 100 euro, 100-150 euro sulle limited, ma perché mi sto preparando ai campionati giapponesi, coreani che iniziano a febbraio. Poi da Quante carte su Sora il calcio? Quante carte c'hai? Ma una sessantina, credo una Ah, sessantina di limited, non tantissime, non custom? Ne hai? tantissime. Custom 3, forse Ah, quelle 4. vinte, insomma. Sì, 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 non ho vinto tantissimo, eppure ero convinto, ero convinto di spaccare. Già, Ah, quando ho messo già la dai. prima squadra, mi aspettavo già mi vedevo primo con Allison, Mbappé, Messi, dico, una squadra incredibile, invece hanno Era vinto, diciamo, chi ha messo giocatori più improponibili, oppure sorprese, chi è? la concorrenza, 650.000 squadre, era un po' Eh, alta, eh? tipo, 650.000 squadre partecipavano, era può. Cosa volevo chiederti? Rare ne hai? rare no, rare no, Per niente. no. Non hai mai partecipato ai 50 euro famosi, 25? No, Con la soglia dei 2 non euro. ne ho mai partecipato perché per la rara penso che ci voglia un po' di più. Quindi voglio stare sul limited e piano piano cercare di crescere e vorrei arrivare a un punto in cui compenso, comincio a vincere almeno qualcosa con le limited per poi cominciare realmente a investire. Intanto voglio vedere come va la Cuphead 240. Sto preparando una squadra per la Cuphead, una squadra All Star Limited e vediamo come va. Quando arriveremo che il campionato giapponese e coreano sarà a un livello centrale, quindi magari ho beccato qualche giocatore che c'è il picco, magari in quel picco vendo in modo tale che cerco di arrivare all'anno prossimo, vorrei arrivare a comprare qualche rara. Vorrei fare step, piano piano qualche step, vorrei cominciare dal basso. Parlando di criptovalute, ti rendi conto che alla fine del 2023-2024, non so se sai cos'è, c'è l'halving di Bitcoin. No, non lo so. L'halving di Bitcoin è ogni 4 anni meno 50% delle ricompense ai minatori. E ogni volta che c'è l'halving, cosa succede? Boom. Mhm. Quindi l'anno prossimo, probabilmente, da quello che statisticamente parlando, i prezzi saranno molto alti. È un consiglio tra amici. Quindi penso che delle rare l'anno prossimo saranno altissimi. Io sto seguendo ora volevo fare All Star Super Rare perché ne ho comprate 4 alla cavolo di cane perché sono un deficiente. Mi è piaciuto il gioco. Vai, compra. Patrick Osterhage, comprato, gioca una minchia. Ghiglione, comprato, gioca una minchia. Non giocano proprio. E due che non si possono neanche vedere. Uno è Joseph Atama. No, quello non è che non si può vedere, ma non gli danno punti. Chi era l'altro? Champness, una roba del genere, e un Ryan Smith che non fanno punti.
e uno 400 euro, l'altro 250, Ma Osterhage questo è il 7. problema dell'inizio. Inizio anch'io mi sono buttato così su, cominciavo a cercare giocatori, vedevo chi va bene e compravo, vedevo quest'altro che va bene e compravo, cosa più sbagliata. Infatti, diciamo che quella cosa che vorrei fare io è far vedere più che altro, infatti si è visto quando metto dei post, metto il prezzo attuale, metto il grafico dell'andamento per far capire se gioca, se non gioca, il valore che quanto possono prendere, la Mhm. statistica del prezzo che sale e che scende. Prima all'inizio, Sorare Data io non lo utilizzavo ed è la cosa più sbagliata. Utilizzare Sorare senza Sorare Data è proprio utilizzarlo malissimo. Infatti si investe C'è male. l'abbonamento? Come? C'è No, l'abbonamento? non c'ho l'abbonamento, non ho l'abbonamento. Credo che per il momento le informazioni basilari che mi servono ce le ho anche con la versione base. Cioè, io la cosa che vado a vedere se gioca, vado a vedere il contratto, che la maggior parte delle volte ce l'ha sovrairidato, alcune volte non lo porta e allora vado a ricercare su siti terzi, Transfer Maker, sta roba così. Poi vedo l'andamento di come è andato nelle ultime giornate, quindi da lì ti rendi conto se gioca, se non gioca, perché molto spesso il fatto sostituto, riserva, è un po'... Non è proprio una cosa che è certa al 100%, basta, vediamo Dzeko è considerato forse riserva, Non gioca sempre. ma Stranamente. non è sempre così. Poi è l'andamento del prezzo. L'andamento del prezzo che scende, ultimamente mi vado a ricercare gli infortunati, per esempio, tipo Van De Dijk. Vrij, Eh? De Vrij, Stefan De Vrij, Sì, dell'Inter. gli infortunati che scendono 14 a euro, picco. 14,50 euro. E 50. Che dici? L'ho comprato 2 giorni fa. A me piace come giocatore e penso che il prezzo possa salire. Vedrai? 14 euro? 14,50 euro oppure Vai. 14,95 euro, una roba del genere. 14 euro, insomma, sotto Andiamo i a vedere, 15. dai. Andiamo a vedere Stefan De Vrij. Non so qual era il prezzo massimo, ma quando l'ho visto a 14 euro, è lui che doveva andare a un'altra squadra, vero? Che lo voleva, non so, qualche della Premier League. Io, io tifo Inter, quindi sono appassionato, cioè sono... Quindi stai toccando un tasto dolente. Io vederlo in panchina è una sofferenza, una sofferenza. No, ma è fortissimo, non capisco. Io, Vabbè, a Bastoni è anche forte, ho comprato pure Bastoni. Bastoni 50 euro, ragazzi, cioè un under 23, titolare, fortissimo. Adesso mi ha fatto 70 punti, non so cosa abbia fatto in questo torneo qua, in questo Game Week, ha fatto un assist, una roba del genere. Cos'è che ha fatto? L'ultima partita. sì, ma fa sempre assist, ma poi corre, si sacrifica, è un... È Eccolo, fortissimo, è 20 sotto i 23 anni e cavoli, 51 euro, quanto aspetta cacchio che lo pago? ho trovato, eh. Andiamo a vedere Stefan De Vrij. Allora ti condivido lo schermo. Perfetto. Mhm. Vediamo un po', vediamo un po'. Condividi schermo. Lo vedi? Sì. Ecco qua. Ecco, è già salito? Sì, di Eccoli. quel poco, però è già salito. No, ho visto 15 euro, eh. Vediamo un po' allora. Posizioniamoci un po' più in basso, qua. Dov'è? Andiamo a vedere le limited. 15 euro. 15-16 euro. Qualcuno ancora c'è. Poi gli altri tutti 19, 20 euro. Ma io penso che lui sia un difensore cioè, incredibile. È un difensore fortissimo. Io non l'avrei mai messo in panchina. Vabbè, le scelte di Inzaghi per me sono un po' discutibili. Vabbè, e chi avresti lasciato? Skriniar o Bastoni in panchina? Skriniar, Bastoni, De Vrij. Quando c'erano tutti e tre non c'era per nessuno. Lui ha voluto mettere il suo pupillo. Che dobbiamo E fare? chi è il pupillo? Te lo faccio vedere, guarda. Allora, Di Marco? eccolo qua. Chi è? Ah, c'è, Madonna mia, il vecchiotto Il della vecchiotto, lui situazione. se l'è portato dalla Lazio, è appassionato, anche lui costa poco, non sta andando poi malissimo, eh. Ieri ha segnato un gol che poi hanno annullato,
non 30 va punti. malissimo, però secondo me il livello di De Vrij insomma, è più alto, lui cioè, ti governa una difesa. A me piace di più. Cosa volevo dirti? Sai un Andiamo a vedere De difensore della Vrij. Serie A che ho da tanto tempo e fa benissimo quando Chi? gioca? Quadrado. È Eh, pazzesco, ti fa dei punti della Madonna. E Quadrato costa è... poco adesso. Cioè poco, sui 30 euro penso. Quadrato è un Però mostro. Quadrado ti fa tantissimi di quei punti perché crossa, è sempre su, giù, ed è difensore su Guarda De Soreir. Vrij. Ad agosto, che era titolare inamovibile, prima dell'arrivo di Acerbi, guarda qua, stavo sui 60. Nizzega, io l'ho pigliato a 14. Qual è il prezzo minimo? Adesso il prezzo minimo è 14, ancora ce ne sono 2 a 15 della versione della carta vecchia. Però, vabbè, io non do tanto peso alle carte vecchie, carte nuove. Per me, se devo L'ho prendere un preso, giocatore. l'ho preso al minimo, insomma. Sì, 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 al minimo, al minimo. Infatti sta da un accenno di risalita, anche perché se qua in questa finestra di mercato Skriniar va via, De Vrij dovrà giocare per forza. E quindi io faccio un soldino o utilizzo qualcuno per il mio torneo. Eh Perfetto, sì. grazie mille. Poi anche una media bassa, cioè 50 va benissimo per la Cuphead. Cioè se vuoi utilizzare la Cuphead, non so tu che farai, All Star o Cuphead? Siccome ho tante carte, io faccio tutto il possibile e immaginabile. Adesso ho 10 Tutte. squadre. No, Adesso adesso sai che hanno inserito, non so se hai notato, Serie A. nella prossima giornata, no, la Serie A ancora no, mi sa. Ah no, Hanno 3-7, è vero. inserito, hanno inserito la Cuphead, eccola qua. Ah, non l'ho vista. Sì, sì, Però la prossima. sì. E puoi fare un test dove fai iscriviti Che figata. e già mi sono reso conto che è molto complicato. È complicato come l'NBA. L'NBA si gioca così, non so se tu giochi l'NBA. L'NBA si Ho gioca giocato sempre con le così. comuni. Non giochi con l'NBA? Con le comuni ho provato un po'. Ah. Ed è complicato, ci sono alcune giornate che non riesci quasi a mettere giù la formazione perché se ci sono o giocatori che hanno una media troppo bassa che non giocano o giocatori che hanno una media troppo alta, quindi questo tipo di sistema qua farà alzare di valore anche ai giocatori che stanno sulla media del 40-45 perché se hai tutti che hanno media 50 con la K 240 non li puoi giocare, tipo immaginiamo un bel come andrei io a breve quando comincerà il campionato. Già per esempio, Ma questo è solo un test oppure puoi no, già no, vincere? te la fa proprio mettere. Vabbè, prossima giornata praticamente non gioca nessuno, quindi c'è poco da fare. E Così. io con le mie card ho visto che ne ho qualcuna che gioca, quindi potrei provare. Sì, prova, vedi, io per esempio già così facendo, già non la posso schierare, già sto 3 punti fuori, non so se lo vedi in alto qua. Sì, sì, sì. Oh, Già mizzica. sto tre Che? punti fuori e non sto parlando di grandissimi giocatori, eh. Cioè, Mhm. lui, che è l'attaccante di punta che ho preso quest'anno, però dovrei scendere e dovrei mettere una cosa del genere, allora così sto pace. Ma l'ho fatta così a volo e già lui non va tanto bene. Non è Mizzica. facile, non è per niente facile. Cioè, media 2,40 dovrebbero prendere almeno tutti i 50 per prendere 5 euro. Ah, vero che non ci sono più bonus e tutto. Sì, Giusto. te la fa confermare, sì. Sì, confermata, l'ha fatta già inserire. Mizzica. Quindi già si inizia, si inizia. No, Eh, io ogni torneo, il weekend, c'ho almeno 10, quando c'è l'America e l'Asia, 12 squadre limited iscritte. Perché avendo 600 e qualcosa card, ti rendi conto che c'è la possibilità di farlo. vabbè, sì, Quindi le puoi fare praticamente tutte, le puoi fare, no? Quasi ne tutte. approfitti. Più gioco alla All Star Rare, ho 35 rare, e più adesso voglio cominciare a vincere, i soldi li reinvesto nelle Super Rare. Perché è pochissima la concorrenza nelle Super Rare, nessuno gli dà 2 soldi per le Super Rare, però cavoli, 35 iscritti a un torneo
e vincono i primi 24, una roba... No, 350 iscritti e vincono i primi 35. È una roba pazzesca. È pochissimo, sì. E poi che cosa si Il vince? Si 10% vincono, vincono. E oltre si che a vincono soldi, carte. carte carte che valgono un boato. È quello, per quello che ho pensato, cavoli, adesso ho investito un po' anch'io, ho preso Messi, Gakpo, Ho visto Nkunku. messi la strada per i 6.000. Sì, quest'anno voglio 6.000 euro, penso di farne di più, non so perché, però 6.000 euro solo premi, solo premi, niente Quindi il tuo compravendita, solo... progetto 2023 qual è? Accumulare carte per poi per l'app finale del 2023-2024 che pensi che arriverà oppure Fare i 6.000 euro, prima cosa, trasformarli in Ethereum nel wallet, averli nel wallet, non tutti insieme, farò degli episodi e per quello che ho fatto Road to 6.000, già ho vinto una carta, 1,19 euro quest'anno. beh, stai a buon punto. Adesso il torneo ho avuto una sfiga pazzesca, il torneo che sta andando ora, non so, forse ce la farò a vincerne una o due, però cavoli, tutti i difensori, Danilo mi ha fatto 113, Danilo ha fatto 113 punti essendo capitano. Bastoni 75, tutti i difensori, ce ne ho uno, Alexandru Pascanu, seconda divisione, Liga Spagnola, 80 e qualcosa. Tutti i difensori hanno fatto bene, il resto tutti una merda. Cioè, una sfiga pazzesca. Però vedo, non è ancora finito, magari ce la faccio con... Tonali e Brahim Diaz, l'ho comparati 3 giorni fa, non li avevo messi nel torneo. Tonali non fa 100 punti e Brahim Diaz 70 o 69. È difficile anche quando ne hai tante perché non sai quello che farà bene. Quando ne hai tantissime. Io quello che vado di più in difficoltà è i portieri. Per me i portieri sono la parte in cui che mi manda un po' più in tilt. Cioè, perché il portiere è difficile, il portiere ne è uno, se punti su un portiere si fa male, hai perso, sono quelli che costano di più, quindi sono gli investimenti più importanti, quelli che ti fanno pensare di più, che ragioni, che devi studiare. I portieri è complicato. Poi li vedi lì, tipo Neuer del Bayern Monaco vince 6-0, non tocca una palla e ti prende 35. Cioè, Donnarumma, che media c'ha? E costa 550 euro. C'ha una media del 43, l'ho visto io, volevo comprarlo, ho detto cavoli, un portiere giovane forte. Donnarumma, 550 euro per Donnarumma non te li do, per cui... Cioè io voglio vincere i tornei. Il mio scopo 2023 è vincere i tornei, carte. Magari anche soldi se ce la faccio. Difficile perché arrivare tra i primi tre con la concorrenza che c'è, 15.000, la All Star, partecipanti 10.000 dall'altra parte, è difficile. Però non si sa. Carte tier 0 minimo, cioè quelle sarebbe bello vincerle. E dare 550 euro per Donnarumma che alla fine ti dà un 43 al no, torneo, non vi non è. serve a niente per cosa? Per il nome. Sì, Avere lì solo è Donnarumma, puro tutto figo. collezionismo. Lì è puro collezionismo. E non è nemmeno adesso il valore, secondo me, non lo comprerei mai, neanch'io. È pompato quel valore. C'è Sì. l'altro, quello dell'Ajax, no, gioca in Olanda, Van der, uno fortissimo giovane, anche su FIFA era uno dei migliori giovani portieri, non mi ricordo il nome. 150 euro, 250 euro, però quello c'ha un futuro davanti, ti dà tantissimi punti, non mi ricordo il nome, dovrei guardare. Infatti, i portieri bisogna cercare un portiere che sta in una squadra che gioca, non fa niente che prende magari qualche gol, ma che comunque fa qualche intervento, che para bene, che gioca bene, che ha i piedi buoni, che fa passaggi. Cioè, se tipo tu, il Paris Saint-Germain gioca da solo, no? La Ligue 1. Cioè, e quello lì ti tocca uno, due palloni giusto quando fanno quel giro palla con dalla difesa, non arriva una palla, non fa una parata. Che devi fare? Ma tu guarda Navas che, che riserva, costa pure quello, un boato costa. Cioè con quel prezzo ti ci compri un portiere titolare di una squadra coreana, olandese, MLS, cioè c'è il mondo, c'è il mondo proprio. La Serie A, per Messi, esempio, esempio? eh? Messi? Scusa, dicevo parlando di prezzi, Messi esempio adesso è bassissimo, mi sembra bassissimo il prezzo, 400, io l'ho preso a 420, ho fatto una proposta a 300 euro più una super rara, non l'ha voluta, mi ha chiesto Verratti, non ho voluto darglielo, gli ho fatto una controproposta e gli ho dato solo Bosai. Non so se lo conosci, l'ungherese fortino, quello No. giovane del Red Bull.
E poi alla Leipzig. fine? Hai accettato? Ha accettato lui, mi son preso la carta, praticamente io l'ho presa a circa 420 euro. Cioè, mi sembra niente, è il miglior giocatore del gioco. Renditi conto, Soreir, lo seguo su Instagram, ha fatto la classifica forward migliori Sì, 10, quelli che midfielder. vogliono i sogni. 78 punti non li ha fatti nessuno, nessun difensore, nessun centrocampista, nessun attaccante, solo Messi. Cioè uno che ti porta un 78 di media, se vuoi giocare ai tornei, e ti costa 420 euro, senza offesa. Magari c'è tanta gente che non ce la fa, sono tanti soldi, ok? Però è un affare, E, tu, se vuoi investire nel e stiamo gioco. parlando di che se va al Miami, cioè Messi nell'MLS ti sfonderà un 100 a partita. Io giuro, se va a 1500 ci penso ancora a venderlo, giuro, perché io Io voglio... aspetterei di vedere se va nell'MLS, perché se vuoi veramente vincere, e l'obiettivo è vincere, sì, è vero che potrebbe darti una buona plusvalenza, ma se veramente va nell'MLS Messi, io non so che cosa può creare lì. Cioè, stiamo parlando del giocatore più forte del mondo in un campionato in cui la media è bassina, cioè, insomma, cioè, secondo me, Con Bernardeschi, Chiellini e Insigne, lì, scusa, ti rendi conto? Senza offesa a Insigne, senza offesa a Bernardeschi, però non sono quei campioni tipo Totti del Piero. infatti, secondo me l'MLS diventerà un campionato, secondo me diventerà un campionato molto interessante in futuro. Secondo me, piano Un piano, più campionato giocatori vecchino. andranno di là. Se anche Ronaldo fosse andato nell'MLS e si spostavano di là, Ronaldo, Messi e tanti altri giocatori, penso che cominciava a diventare veramente interessante come anche perché lì un Messi che qui fra poco in Europa diciamo che comincia a avere in età in cui è troppo dura per giocare per lui, lì ha ancora altri 4-5 anni di carriera. Secondo me Messi guarda Modric, 37 anni, Messi ce ne ha 34. In Europa te li può ancora tranquillamente fare 3-4 anni. Lo so, Ad alti livelli tipo Paris Saint-Germain. Vedrai, quest'anno ti vince il pallone d'oro, quasi sicuro, ha sì, vinto il vabbè, mondiale. se non lo vince lui quest'anno il pallone d'oro, chi lo deve vincere? Te lo vince sicuro. L'anno prossimo magari torniamo a parlare e diciamo la stessa cosa. Il migliore di Sorere è stato Messi, 77 magari, non 78. Vedrai, è il migliore di sempre. Cioè, non c'è. Io non ho visto Pelé giocare dal vivo, non ho visto Maradona, senza offesa ai napoletani, però, cavoli ragazzi, è di un altro pianeta, le statistiche sono totalmente altre, il calcio è totalmente un altro calcio rispetto a prima. Secondo me è il migliore di sempre. Io l'ho comprato per il torneo e sono sicuro di aver fatto la scelta super giusta. Peccato per il bonus che c'è un 3,5 bonus, che è pochino, Vabbè, però io comunque ci penso che sta. aiuti tantissimo. Un Messi ti aiuta tantissimo nei tornei. Non so Gakpo ora, che è andato al Liverpool, che farà? Perché io l'ho comprato, cacchio, è il migliore dei giovani, vediamo mo che fa. Vabbè, Il prezzo non sale, è questo che mi sembra strano, perché l'ha comprato il Liverpool, il prezzo non sale, e mo secondo me perché sarà secondo titolare. me è Però. l'indecisione di capire se giocherà o non giocherà. Devo dirti, prima i prezzi erano più altalenanti, a parte che siamo passati da un periodo in cui le carte costavano cioè Ho se comprato portieri a 250 euro normali, non portieri della Lanzilotta, 250 euro. America, Federico Lanzilotta, una roba del genere, MLS, una roba del genere. 250 euro. Ohio, una roba del genere, sempre America, 260, 270. Mo ti trovi portiere 50 euro, ragazzi. sì, 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 no, Non infatti so, questo è un periodo ma proprio ottimo. Non so fino a che punto, non so se un giorno arriveranno di nuovo a quei prezzi, però se, come dici tu, è una buona dritta questa qua, il fatto del 2023, bisogna cercare di arrivare allora al alla fine 2024. del 2023, nel 2024 comincia l'halving, Quindi all'inizio del... magari nel 2024 sarà come il 2022, inizio 2022, cioè i prezzi delle carte erano esorbitanti proprio. Io ho cominciato con le criptovalute, con l'applicazione tcrypto.com a febbraio 2021, investivo 400 euro al mese e a novembre dello stesso anno mi sono ritrovato praticamente con 10 mesi investiti, una media di 4.000 euro,
investiti in totale, tirato fuori 6.000 euro, c'avevo dentro nel portafoglio 35.000 euro. Cioè, gratis. Vabbè, quello lì, e lì poi quando sei arrivato l'anno scorso, dicembre dell'anno scorso, che non si è cominciato a capire più niente, quando è crollato, io mi aspettavo ancora che saliva Bitcoin, Ethereum, invece c'è stato quel crollo. No, ma bisogna avere pazienza, bisogna guardare un po' la situazione, bisogna studiarla, bisogna vedere la storia delle criptovalute e dopo, per quello che io, tutto quello che avevo nelle cripto li ho messi in Sorare, perché c'avevo più sicurezza. E ho fatto benissimo perché sennò adesso c'è circa dentro dei soldi vinti guadagnati tramite l'investimento sulle cripto, ci avrò dentro 15-16 mila euro, il resto sono i miei. E adesso mi vale, adesso come adesso io ho cominciato l'11 novembre del 2021, e adesso come adesso c'ho dentro 9 Ethereum e qualcosa, che sarebbero intorno ai 10.000 euro. C'è una perdita di 6.000 euro, diciamo, però non è una perdita reale perché non vendo. Vabbè, sì, perché non erano soldi totalmente investiti, erano soldi guadagnati, però comunque vediamo, vediamo, vediamo. Io penso che il mondo della criptovaluta tendenzialmente andrà comunque ad aumentare. Magari Ma avrà qualche balzo su e giù come giusto che sia, ma il futuro è digitale, il futuro è una quello. cosa che non si capisce, questo è logico che il futuro è digitale, la gente non capisce cos'è la blockchain. La blockchain è una base di dati gratuita, perché le commissioni sono infime rispetto alle banche o ad altre cose, velocissima, cioè io ti posso mandare in 3 secondi, se c'è l'app crypto.com, 200 euro se ti servono. In 3 secondi l'ho provato sulla mia pelle, ho amici che ce Sì, 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 l'hanno, sì. ci mandiamo soldi quando abbiamo bisogno, oppure boh, capisci? In 3 secondi, sabato, domenica, non come le banche che venerdì a mezzogiorno Lasciamo già stare. devi aspettare il lunedì che vada il trasferimento bancario e valle varie, più le Io non lo so commissioni. non lo so com'è possibile. Quando vedo quelle cose che tipo la sera o io nella vita faccio il sistemista, no? Faccio il programmatore informatico e sistemista informatico. Ma mi domando, no? I server dormono di notte? Dei server delle banche? Ma com'è possibile? Cioè, com'è possibile? Com'è possibile che uno la domenica fa un bonifico e non va? Cioè, c'è una cosa che per me è proprio inconcepibile. Che fanno? Se ne vanno il venerdì, il sabato, spengono i server, se ne vanno. No, Vanno guarda, in, io... Cioè, vanno in discoteca. certe volte quando guardo queste cose mi sembra che torniamo indietro anni luce. Guarda... Il problema è che hanno il potere sui soldi e fanno quello che vogliono, è per quello che non gli conviene alle banche centrali le criptovalute. Perché? Perché, vabbè, diciamo la verità, solo Bitcoin è libero, free, come si può dire. Non c'è qualcuno che lo comanda, solo Bitcoin. Perché? Perché le altre, Ethereum e tutte le altre, c'è dietro una ditta. Sì, tutti derivati. Quindi la ditta può influenzare leggermente il prezzo, può fare qualcosina, però non è un vero e proprio padrone della criptovaluta. Però se vogliamo proprio essere, come si dice, se vogliamo essere proprio taccagni e guardare attentamente le cose, solo Bitcoin è, come si dice quando c'è il potere? Cavolo, non c'è più le parole. E lo sapevo, ce l'ho sulla punta della lingua. È il monopolio? Quando c'hai no, quando c'hai il potere sulla moneta, come si dice? Eh, Cavolo. non mi viene. Non mi viene Eh, manco a me, non sappiamo più l'italiano, bellissimo. È libero, chi lo compra ce l'ha e lui il padrone su quella moneta praticamente. Le altre no, perché appunto hanno una ditta dietro. E a nessuno non conviene perché la BCE fa quello che vuole. L'inflazione loro la creano, perché adesso ti dicono alla TV l'inflazione è l'8-10%, però non è così ragazzi, perché fatto reale, benzina, io lavoro con i camion, benzina, dicembre 2021, Germania, 2022, più 50%, inflazione dichiarata 8%, cioè se la benzina e il diesel che devi trasportare tutto al mondo d'oggi è il 50% in più, come cacchio fai a dirmi che l'inflazione è l'8%? Come fai a mentirmi in faccia perché devo no, trasportare tutto?
Lì tutto le TV, le costa di bande, sai, più. girano un po' come vogliono loro. È così, è così. Eh, Corrente, mi è arrivato a dicembre, devi fare il calcolo. Ok, ho fatto il calcolo, gli ho mandato i numeri dei contatori, mi danno di ritorno 75 euro, perfetto, fino a novembre ho pagato 95 euro la corrente mensilmente a casa. Mo' a dicembre, siccome i prezzi sono aumentati, 219, più 127%, e l'inflazione dichiarata è l'8%. Cioè, ma siamo scemi? Cioè, o ho fatto io la matematica da un'altra parte col bidello e loro l'hanno fatta con... oppure qualcosa non quadra. Cioè, questa è la realtà che è palpabile, cioè non è nient'altro. Vai a fare la spesa in Germania, che era tutto meno caro dell'Italia e tutto. I prezzi rispetto all'anno scorso, su 45 anni, sono raddoppiati. quindi tu dici che la crisi non intaccherà l'andamento di Bitcoin ed Ethereum? Non lo so, dipende dalle persone, perché il prezzo va su se le persone comprano. Dipende più che altro dal sentimento Le persone se hanno fiducia o meno nella criptovaluta. Sì, e non mi... cioè, non dipende soprattutto dalle persone normali, dipende anche dalle grandi aziende, perché tantissime stanno investendo in NFT, in criptovalute. Cioè, se ti viene uno tipo Tesla e ti investe 10 miliardi, 15 miliardi, è già l'1-2% in più, capisci? Cioè, se vengono le grandi ditte, chi se ne frega di noi piccoli? Se ci investono dentro, basta, diventano balene. È quello che non gli conviene agli stati, perché gli stati stanno provando tutti a fare delle monete digitali. Però qual è il problema se gli stati fanno delle monete digitali? Che loro hanno il potere su queste monete, quindi andranno avanti come sono andati avanti fino adesso. Quindi se tu non ti fai il vaccino, magari non puoi utilizzare il tuo portafoglio elettronico, l'euro digitale, lo yen digitale. Esistono, cioè esistono, le persone non lo sanno, esistono già. In Svezia hanno fatto una prova con ragazzini di 18 anni, già da anni stanno provando a farli vivere senza lavorare, perché verrà il momento che non dovremo più lavorare, cioè, con tutta la tecnologia che c'è. E sì, praticamente stanno provando a vedere come funzionano le persone senza il lavoro e dandogli uno stipendio mensile digitale. Però il Sì, problema interviene proprio che se alla non fai fine, quello che vogliono loro, anche se capisci? il lavoro manuale scomparirà, ci sarà sempre il lavoro per la tecnologia, perché comunque la tecnologia non va da Giusto, sola. giusto, giustissimo, Quindi c'è però sempre chi la deve fare andare, chi deve sempre pensare e rinnovare. so pochi rispetto agli 8 miliardi che siamo, sarà l'1% che avranno bisogno di loro, perché non tutti sanno usare un computer, non tutti sanno programmarlo un computer, una macchina, un robot o qualcosa del genere. Saranno l'1% di sto mondo, il resto non servirà quasi a Sì, niente. se lo guardiamo su scala mondiale, sì. Invece io penso che questo tipo di torneo qua deve far gola soprattutto a chi è all'inizio. Come ti ho sempre detto, io punto sempre a chi è all'inizio e punto sempre ad arrivare alle persone che conoscono poco Sorere, chi ha cominciato da poco, chi vuole investire poco e quant'altro. Eh, Chi ha vinto una custom che vale 50 centesimi oggi, se la può giocare lì, è un'occasione per vincerne altre due, oltre la sua che gli ritorna, quindi tre, e quindi magari può vincere anche una limited, perché abbiamo visto che molti hanno messo la limited. Io ho messo la limited. Ho messo personalmente la limited perché io nelle custom ci credo, mi piace il collezionismo e quello penso che è fatto proprio bene per come è fatto il collezionismo delle custom. E immagino di avere, come ti dicevo prima, una squadra dell'Argentina completa, ha un bel valore, è bella da collezionare e quindi mi piace, quindi preferisco giocarmi una carta limited che magari vale poco piuttosto che una custom per il momento. Mhm, Eh, ti faccio vedere allora. Il torneo funziona praticamente a multipli di 5, ok? Quindi mhm. ogni 5 c'è una persona che vince una carta e una persona che ne perde. A 20 partecipanti, quindi come siamo arrivati adesso siamo arrivati a 22, quindi siamo in questa posizione qui. Abbiamo il primo che vince due carte, più gli ritorna la sua, il secondo che vince una carta, più gli ritorna la sua, e quindi abbiamo due vincitori. In quattro perdono la carta.
altri 5 in più, quando arriviamo a soglia 25, una persona in più vince e una persona in più perde, e così via. Abbiamo 35 partecipanti, fino al quinto vince una carta e altra persona in meno, una in più la perde, e così via. Di 5 E in quelli di 5. mezzo praticamente li resta la carta. Sì, quelli di mezzo gli rinviamo la carta indietro. Cioè, come loro ci chiudono, come Sorare chiude la giornata, noi prenderemo e faremo l'offerta a tutti e gli restituiremo le carte. Abbiamo pensato, stavamo parlando con Sebastiano, che è l'altro ragazzo che sarebbe l'amministratore di Calcio Talenti e Carte NFT, che è il gruppo dove poi alla fine si svolge il tutto, insieme alla mia pagina. E stavamo pensando che tra oggi e domani di fare un post dove già iniziamo l'iscrizione per la prossima giornata, che non sarà l'infrasettimanale, ma che sarà il prossimo weekend, perché negli infrasettimanali magari non tutti hanno tante carte che giocano, c'è la Champions, non c'è il turno infrasettimanale, quindi per il momento lasciamo solo i weekend giocati. Come punto di riferimento abbiamo il campionato italiano, quindi più o meno se gioca il campionato italiano facciamo il torneo. E chi rimane nella parte in mezzo, quindi dal terzo, ad esempio alla 16ª posizione come ora, a loro li rinvieremo dietro la carta. Se chi sta lì in quella postazione, dal primo al 16º, vuole riconfermare per il prossimo turno, può dire pure: guarda, non mandarmi indietro la carta, tieniti la carta e la utilizziamo per l'iscrizione al prossimo torneo. Mhm, mhm. Però Perfetto. tendenzialmente chi non ci dà conferma entro un tot, noi subito l'idea è: finisce, calcoli, restituiamo indietro le carte. Quindi ogni giocatore, l'11, che la giornata finisce il 10, l'11 si ritroverà un'offerta dal custode che gli sta restituendo indietro la carta. Se lui vuole partecipare anche per il prossimo torneo, basta che rifiuta l'offerta, scrive sotto al post dell'iscrizione, dice: io riconfermo prossima partecipazione, e praticamente gli riconfermi la partecipazione alla prossima giornata. E andiamo avanti così. E... Io se mi ritorna Messi penso di non riconfermarlo perché mi completa l'Argentina. Sì? Ok. Sì, No, vabbè, c'ho io penso, l'Argentina, ho visto il tuo Canada. punteggio, io penso che non lo perdi, Messi. Io penso che perderò Non ho io. guardato. Come? Non ho guardato, non mi è interessato tantissimo proprio, non ho guardato e allora è per quello che ho detto era Sì, un piccolo pensierino. sono andato a dare un'occhiata, che magari stasera faccio un post per dire chi è in vantaggio. Aspetto le giornate che si fanno di oggi, che è domenica, e magari cominciamo a dare un'occhiata a chi potrebbe vincere e chi potrebbe arrivare primo. E poi per esempio, io penso di perderla la carta, perché ho un giocatore in meno e ho pochissimi punti, quindi penso che sarò uno degli ultimi. Ecco, questa qua sarà una delle cose che vedranno poi chi parteciperà, che noi amministratori vinciamo e perdiamo come tutti. Poi magari se piace e qualcuno, immaginiamo che arriviamo in un giorno in cui saremo un bel gruppetto. Io non penso che saremo mai 1000, sarei contentissimo. Vuol dire che saremo in tanti che ci divertiamo e in tanti che giochiamo. Però penso che un giorno magari possiamo fare un torneo per chi vuole giocarsi qualcosa in più, e magari fare un torneo più limitato con le rare. Immagina, e fare una cosa del genere. Mm. Però Ma secondo me 1000 ce la fai, però devi avere... Guarda, ho cominciato anch'io con YouTube. YouTube, parlo del canale rumeno. sì, Ho cominciato 1 anno e 2 mesi fa, una roba del genere, e adesso ho 1230 abbonati, quindi cioè, non è il top dei risultati, si poteva fare una molto di bella più, soddisfazione. però è una bella soddisfazione. E tu adesso mi dici non ci arrivo a 1000, secondo me ci arrivi. Se siete seri, andate avanti e sei perseverante, cioè sempre, sempre, senza... È quelli che ce la fanno nella vita, sono quelli che sono perseveranti. Pensi che Ronaldo sia nato calciatore? No, è andato a allenarsi, si è allenato giornalmente, tutti i giorni, sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino ad arrivare ai livelli che c'ha. Non dico che arriverai ai livelli di Ronaldo Sì, proporzionato alla tua pagina, io mi però i auguro 1000 secondo che me la non mia, è tanto. io mi auguro che la mia pagina possa essere d'aiuto per tutti i giocatori. Soprattutto a me piacerebbe un giorno, il mio obiettivo è avere un team di persone,
di esperti magari di ogni campionato e fare costantemente scouting per consigliare i giocatori, ognuno di un esperto per ogni campionato. Come hai visto già, per esempio, ho un ragazzo che mi consiglia Dino. su, sì, che è bravissimo, cioè conosce tutto del campionato giapponese. Io per quanto posso studiarlo, guardarlo, eccetera, non sarò mai esperto come uno che magari si occupa solo di quello. Ci sono chi si occupa solo di K League. Mi piacerebbe, quello sarebbe il mio obiettivo. Il mio obiettivo è avere un esperto per tutti i campionati principali che tratta su Rare e dare dei contenuti sempre aggiornati al top su tutti questi campionati qua. E poi organizzare questo tipo di tornei che è un posto in cui ci si diverte e magari uno ha la possibilità, perché io che so che mi fido, perché ovviamente l'abbiamo organizzato noi, quindi so che mi fido di me stesso, no? Però immagina uno, io gioco la Common da 2 anni, non ho mai vinto una gialla, mai. Eppure ho una valanga di carte common, però non ho mai vinto una gialla con le common. Qui con le Manco io. common potenzialmente ne puoi vincere 3, cioè 2, diciamo se arrivi primo. Però se aumenteremo come postazioni, vedremo che il primo prenderà più carte e cominceremo a premiare sempre più persone. Quindi Mhm, c'è anche una probabilità superiore per poter vincere delle carte con le common. Quindi uno giusto. può partecipare con una carta che vale 0,50 e poter vincere magari qualche carta che un giorno potrebbe valere qualcosa in più. Io penso che la probabilità che c'è qui di vincere che è 1 su 5, praticamente. Eh, Le common più. attualmente, avendo i 22 partecipanti, attualmente, perché più sono i partecipanti, più meno possibilità hai, o sbaglio? No, se ci fai caso, come vedi lo schema, Ah, è sempre uno aumentano su 5, vero, 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 ogni vero, vero. 5 una persona in più vince, ogni 5 una persona in più vince e una Ok, persona in più perde. adesso ho capito l'idea. Sì, 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 giusto. Quindi praticamente hai la possibilità di un quinto di andare a premio. Perché Mhm, mhm. immaginiamo che ci fossero solo 5 partecipanti, il primo vince, l'ultimo perde. Quindi una possibilità su 5 di vincere, una possibilità su 5 di perdere. Ma con le common generalmente non hai questo tipo di possibilità da nessun'altra parte, nessun altro tipo di torneo con le common ti dà una probabilità così alta di poter andare a premio. È vero che sì che ti stai giocando una carta, ma ti stai giocando una carta, è come se stessi facendo una scommessa. Poi magari ognuno deve studiarsi la propria squadra. Se vede che magari per un weekend non ha nessuno che gioca, o magari i suoi top player non giocano, può anche decidere, non siamo fiscali, uno decide ok, questa giornata non me la gioco e va avanti. Mhm, giusto, giustissimo. Comunque, una bella idea. Tu partecipi alla mia liga? E io mi sono iscritto alla tua liga, è bella e soprattutto per quello che metti in palio è molto interessante. Solo che io al momento, come hai visto i giocatori che ho, sono praticamente fermo sullo Star, quindi entrerò a regime quando a febbraio inizieranno i campionati giapponesi e coreani, perché mi sto concentrando lì Mhm, mhm. con i miei Forse ne portieri. Ho farò un portiere un'altra più avanti. coreano e un portiere giapponese che sono due titolari e che cominceranno a febbraio, quindi è da lì che comincerò a giocare. Mhm. Quando No, finisce il comunque tuo una bella idea. torneo? 3,50, Game Week 3,50. Ok, quindi non penso che sarà troppo tardi per me partecipare. Io attualmente gioco l'Academy. Nel momento in cui non posso mettere la All Star, me la gioco sull'Academy, che sembra pure una bella possibilità lì di vincere. Io spesso ho vinto delle limited, basta arrivare a quota 400 e becchi la limited. Ah, dici quota 400 come dire una cavolata. Vabbè, però stiamo parlando di common. Common misto limited. Le limited hanno più 40%. Quindi più 40%. Quindi basta un giocatore mediocre che ti prende 40 e già il voto è altino. Ne puoi piazzare 3 di limited, addirittura 4 nell'ultima Academy. In più le common, su common ne stiamo parlando che ormai tutti ci abbiamo. Mbappé, Messi. Messi, Neymar. Quindi arrivare a 400 su 5 carte poi non è così improbabile. Avendo il 40% in più, no. Ma possono parteciparci tutti, anche quelli che hanno tante carte? Perché io non ho... Tu A me è no, sai sempre chiuso perché? l'Academy.
c'ha una piccola pecca, sono furbi quelli di Sorare. Se metti quella, non puoi mettere All Star. Ecco perché. Ah, Per questo io me la questo è... gioco adesso. Adesso io ce l'ho come seconda opzione perché non giocando lo Star, perché i miei portieri iniziano a febbraio, io mi gioco su quella perché ho tutti gli altri giocatori, ce l'ho, c'ho difensori, centrocampisti e attaccanti. E attaccanti ovviamente non li uso perché butto dentro sempre Allan, Mbappé, Messi, quelli che mi trovo. Mhm. E metto difensore e centrocampista limited e il portiere common. E quindi me la gioco così, perché attualmente non sto giocando lo Star. A breve, quando inizierà lo Star, mi butterò su o Star e Cuphead 240. Ah, ok. Bello, dai. Bello, bello. Comunque ai 1000, pensandoci ancora ai 1000, secondo me 1000 partecipanti ce la farete entro la vostra Game Week 2030. Che cosa? Vedrai. Tra 20-30? Vediamo, dai. Vediamo. Io sono fiducioso. Stiamo cercando di estenderci su più fronti. Abbiamo cominciato da poco su Twitter. Su Twitter c'è il mondo. Praticamente tutti gli appassionati di Sorare si danno appuntamento su Twitter. Io non avevo un account Twitter, l'ho aperto per Sorare. Perché lì c'è l'infinito, ci sono contest dove regalano carte, di tutto sul mondo Sorare. Pizzica. Di tutto. Che figata. Tu stai su Telegram, il tuo gruppo su Telegram è un gruppo italiano? No, no, rumeno. 12 partecipanti, piccolino ancora. Ma c'ho anche Twitter, però anche Instagram mi sono fatto ultimamente per seguire Sorare, soprattutto perché volevo vedere le novità e un po' le statistiche. E su Twitter devo vedere. È una bella idea questa. E come fanno a darti le carte? Perché ti danno le carte? Cosa devi fare, esempio? Fanno dei contest, retweeta e ti mettono la carta limited. Tipo se vai per esempio sulla mia pagina io li ricondivido e quindi automaticamente già li puoi vedere sia io che Sebastiano stiamo lì e praticamente che facciamo? Andiamo alla ricerca di tutti i gruppi Sorare, Sorare Olanda, Sorare Germania, tutti i Sorare che ci sono in giro, tutte le pagine. Loro che fanno? Mettono la carta limited e ti dicono retweeta e lascia un like a questo post e partecipa all'estrazione di questa carta. C'è Mhm. addirittura un'applicazione che però è ancora in versione beta di Twitter, che addirittura metti il link del tuo tweet, metti i requisiti di partecipazione al concorso e ti fa l'estrazione di chi vince. Quindi praticamente dopo loro ti danno un limite e ti dicono ok, ognuno sceglie il suo limite, dice ok, entro tot giorno facciamo l'estrazione e assegnano la carta limited. Che figata. Sì, 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 si pubblicizzano un sacco. Infatti anche noi, io per esempio su Twitter pure ho messo per esempio in regalo una carta limited dove ho messo come requisito di seguire la mia pagina su Twitter più seguire Facebook e poi appena arriverò, mi mancano altri 20 like alla pagina di Facebook e farò l'estrazione del vincitore della limited. Che bello. Sì, sì, E come sì. farai l'estrazione? L'estrazione la farò con la versione beta. La farò con la versione beta che però controllerà solo i like di Twitter. Quando mi estrarrà il vincitore, verificherò che chi è stato estratto ha messo anche il like sulla pagina di Facebook. Se l'ha messo il like sulla pagina di Facebook, lo premierò e gli invierò la carta zero. Ah, ok, perfetto. Che figata. Sì, 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 ma ce ne sono tantissimi, tantissimi. Qualcuno, c'è anche qualche fake, bisogna stare attenti, eh. C'è qualcuno che butta dentro qualche rara che costa 500 euro, però lì bisogna accendere un po' il campanello d'allarme. Bisogna stare attenti, però ci sono moltissimi che sono veri, alcune pagine che fanno solo questo. Mm. Mm. E perché dovrebbero farlo? Solo per farsi pubblicità gratis e senza pagare, insomma. Sì, praticamente è una pubblicità. Tu pensa che sono su Twitter da 2 settimane, ho fatto un Sì? post, 190 follower. Io su TikTok ne ho fatti un casino, c'ho 2000 e qualcosa. Sì, 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 sì. Però è da No, mesi. TikTok no, non ce la faccio pure con TikTok. Magari ti vengo a seguire, ma non ce la faccio ad aprire una pagina pure con TikTok. È Mi ba- impegnativo un po' tutto.
Se un giorno avrò Oppure qualche collaboratore, qualcuno che mi dà una mano su qualche campionato, già J-League, K-League, MLS, magari posso dedicarmi anche ad altro e cercare di dare un servizio sempre migliore, perché poi non mi piace fare le cose fatte male, cioè nel senso se una cosa la posso fare e la posso seguire con attenzione e dedicandomici, bene, altrimenti se una cosa non la devo fare così, preferisco non farla. perfetto, giustissimo. Giusto, 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 giusto. Comunque bella, bella l'idea del... Anch'io penso che andrò avanti, farò un'altra liga privata dopo la 350 e vedremo com'è andata questa, perché intanto c'ho quanti partecipanti ce n'hai tu di più? Ce n'hai tu 22, io penso di averne 10, una roba del genere. Sì, ho visto, ma secondo me adesso che ingrana il tuo canale YouTube, perché secondo me farai contenuti sempre molto più interessanti, e quindi secondo me come che ingrana, aumenteranno, andranno sempre più su. Vedrai Vediamo, che... speriamo col tempo, bisogna essere Vedrai. molto, molto perseverenti in questo mondo e avere... È quello, quando c'hai famiglia, lavoro fisso e tutto, è un po' un casino. È vero, è vero. Infatti, quanto tempo ci abbiamo messo? Vabbè, noi con le vacanze di Natale ci abbiamo messo un po' per organizzare sta diretta. Ci abbiamo messo un po'. Però con le vacanze di Natale, famiglia e quant'altro è ancora più complicato. Quindi, però adesso che sono finite le vacanze, magari ci rincontriamo più spesso. No, magari potremmo anche Posso fare, non anche con so, Sebastiano, vediamo se riesce a unirsi a noi, facciamo una cosa interessante, così, cioè, è una cosa magari che... anche su Zoom potremmo fare per, un po' per tutti, parlare insieme, registrando il video, vedere che giocatori comprare, essendo tu uno scouter buono, darci consigli, fare una riunione Zoom da un'oretta e registrarla, magari con partecipanti della tua pagina, Sì, sì, capisci? sì, Sarebbe anche quella sarebbe un'idea. interessante, sì. E va bene, niente. Vediamo. Intanto ti ringrazio per Io tutto ti ringrazio tantissimo a te, mi ha fatto veramente piacere e conoscerti. anche a me stessa cosa. Ti ringrazio per i consigli, soprattutto sulla pagina, perché per me, giuro, puoi andare a controllare, io li ho comprati, non tutti, Chi? uno no perché costava un pochino, non mi ricordo, il terzultimo penso. Quello là dell'MLS. Sì, e neanche De Vries perché, No, non so, ma... non mi piace. Secondo Costa un po', me... costicchi anche un po'. No, ma infatti io Costicchi. l'ho scritto, non è, è da attenzionare. Il prezzo, come hai visto, è standard, è lì. Cioè, nel senso, Mhm. nonostante l'infortunio che è di ieri, magari, secondo me, come fa prima partita, niente. Seconda partita, niente. Comincia a scendere. Secondo me si può prendere a un buon prezzo. Però non adesso. Bisogna aspettare un po' ed attenzionare. Giusto. E sì, il resto li ho presi, soprattutto quelli, non so, quelli che costano poco sono interessantissimi, perché io penso che nello scouting devi trovare uno quando costa poco, perché ha più margine di crescita, rispetto a uno come fai nel catalogo manager, quando vai su Sorare. Catalogo manager, migliore rapporto qualità-prezzo. Quella è una cagata, perché non devi comprarlo. Sì, se vuoi giocare i tornei, sì, esempio come me. Se vuoi comprare giocatori forti, sì, può andare. Però se vuoi fare un investimento per la compravendita, devi o sapere che c'è un giovanotto oppure qualcuno che diventerà titolare da qualche parte tramite siti e vale poco adesso e dopo diventerà titolare oppure qualcuno si è infortunato. Esempio, come hai detto prima, se ne va via Skriniar dall'Inter e sei sicuro al 99% che De Vrij diventa titolare. Quindi già sapendo questo puoi comprarti De Vrij oggi magari e aspettare quando diventa titolare tra 2 o 3 settimane, un mese o chissà quando, di fare un bel più 50%, più 60%. Il mio massimo, guardavo, tu utilizzi tactic.so? No? Che cos'è? È un sito internet che ti fa vedere tutto, tipo su Red Data, Un attimo. e ti fa vedere anche se sono infortunati o no. Ti mando il link. Come si chiama? Tactic, Tactik, scusa, punto .so. Adesso vai alla dashboard, una roba del genere, come hai scritto, è piccolissimo, Mizziga.
Tactic, con la C normale, non con la K. Ok, eccolo qua. Login with Sorare. Ok, vabbè, dopo lo vediamo lo vedo con calma, me lo studio un po'. Lo aggiungo tra i preferiti. Sì. Qui ti dice anche se i giocatori sono infortunati, prende da Transfermarkt, esempio, le informazioni, se è infortunato uno o l'altro, ci metti dentro il nome, vedi, è tipo un Sorare Data, però mi sembra un po' migliore, non so perché. Mi piace di più. Vabbè, dai, comunque ci do un'occhiata. È sempre interessante trovare qualcosa di nuovo. E niente, va bene. Daniel, io ti ringrazio. Oh, ti ringrazio, ci vediamo alla È prossima, stato veramente un piacere. anche da parte mia. E sì, ci si sente allora, ok? Ok, Facciamo così. ciao, buona Ciao, grazie giornata. mille, Ciao, qua, eh. ciao, ti Buona invio a giornata, tutto, eh. ciao. Ciao, grazie, ciao ciao.